Ciao signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luca Crocco e oggi sono qui a parlarvi del mio nuovo iPad Air 2020 e per quale motivo secondo me potrebbe tornare utile anche a voi. Sto usando questo iPad Air molto più di quel che mi sarei aspettato. Voglio parlarvi di lui così, nudo e crudo, come Apple l'ha fatto. Possiamo aggiungere al massimo la Apple Pencil, ma nessun altro accessorio extra. Perché ho detto più di quanto mi sarei aspettato? Perché ho sempre considerato iPad un prodotto inutile, specialmente per chi come me ha un MacBook. L'ho trovato sempre un prodotto troppo di nicchia, un prodotto una via di mezzo tra iPhone e Mac, però mi sono assolutamente dovuto ricredere. Premessa fondamentale: non sono uno studente, quindi in questo video non vi parlerò di come funziona iPad per lo studio. Se siete interessati, ci sono i miei amici Antonino Gagliano e Gio99 che sono due draghi a studiare con iPad e magari vi lascio qua sotto in descrizione i loro canali, così potete andare a darci un occhio, che sicuramente troverete dei video in cui vi parlano proprio di come funziona iPad per degli studenti. Dunque, cominciamo. iPad Air 2020 è costruito benissimo. In mano restituisce un senso di solidità veramente incredibile, anche se, cara Apple, quando l'iPad è in verticale avrebbe fatto comodo la tastiera divisa a metà sui lati dello schermo, secondo me, ma vabbè, per fortuna c'è la tastiera flottante, quindi dai, poco male. E poi, dai, lo vedete da voi, è proprio bello, pure in questo colore verdino. Alla fine, dopo qualche giorno ci ho fatto l'occhio e sono davvero contento che alla fine Photoshop me l'abbia inviato in questa colorazione, e così non mi ritrovo per le mani il solito classico colore nero o grigio. Come? Non sapete chi è Photoshop? Ma è anche lo sponsor di questo video. Parliamo di un negozio che vende di tutto e di più nel settore tech, dagli smartphone ai componenti PC e pure quelli gaming. Ah, su Photoshop trovate pure le schede video. Io ve lo dico. È possibile pure acquistare a rate, pagare con bonifico e addirittura anche PayPal. Lo staff è davvero super e ogni tanto sullo store saltano fuori delle offerte davvero top. Quindi vi consiglio di approfondire cliccando il link che trovate qua sotto in descrizione, perché lo shop è veramente molto interessante e se fate qualche acquisto dite pure che vi mando io, magari vi trattano bene. Ma adesso torniamo a noi. Sto utilizzando iPad Air principalmente per due utilizzi: intrattenimento e pre-produzione e gestione video. Direi di partire dal secondo punto. Fino ad oggi ho scritto, elaborato e gestito ogni singolo video con questo MacBook Pro M1. Ho venduto anche il mio vecchio assemblato Windows per questa macchina e ancora oggi non potrei non consigliarvi questo Mac. Da quando questo iPad però è arrivato a casa mia ho completamente rivisto il modo di lavorare, ve lo giuro. Prima usavo sempre il Mac o l'iPhone, anche per appuntarmi un'idea al volo che mi veniva per un video. Adesso prendo l'iPad, stacco la pencil e butto giù al volo la mia idea. Mi trovo stra bene a lavorare così, perché con la penna posso creare dei veri e propri storyboard su iPad. Sì, direttamente su iPad posso importare gli screen delle inquadrature che magari voglio realizzare e prendere degli appunti al volo, scrivere direttamente sopra le inquadrature e quant'altro. Quindi è veramente uno strumento che mi ha cambiato e mi sta cambiando il modo in cui lavoro. E beh, sì, mi tocca ammetterlo, per quanto il Mac sia potente o iPhone sia portatile, con nessuno dei due ho trovato la stessa facilità per questo mio tipo di utilizzo. Una volta buttata giù l'idea, poi ovviamente mi metto a montare. Non monto ancora con iPad, ho comprato LumaFusion ma non so ancora utilizzarlo per bene, quindi sto studiando, magari arriverà proprio un video al riguardo. Fatemi sapere se può interessarvi come ho imparato, come sto imparando a montare video anche con iPad, perché secondo me potrebbe essere un contenuto molto interessante. Prima di mettere un video online ovviamente va rivisto, sistemo la copertina in primis e per farlo prima usavo Photoshop sul Mac, ma ora utilizzo solo Lightroom Mobile su iPad, perché grazie alla penna sono super preciso nel calibrare tutti i settaggi delle foto per le copertine, poi scrivo la descrizione di ogni video, inserisco i tag, tutto da iPad ormai. E qui ho trovato uno dei primi problemi. Purtroppo quando si scrive con iPad, come vi dicevo all'inizio del video, la tastiera prende più di metà schermo e rimane veramente una porzione troppo piccola di schermo per poter scrivere con le dita sul display. Però come detto non voglio neanche tirare in ballo accessori di terze parti, perché so benissimo che con una cover con la tastiera questo diventa a tutti gli effetti un mini computer pronto a tutto, perché regge veramente qualunque carico di
di lavoro. Però siamo qui per parlare di iPad, quindi non tiriamo in ballo altri accessori. Anche iPadOS secondo me è uno scoglio che Apple deve superare, non perché non funzioni bene, ma perché non regala ad iPad le funzioni necessarie per fargli fare quel passo in avanti che tutti gli utenti aspettano. Sappiamo bene che Apple produce in casa sia hardware che software dei propri dispositivi, iPhone, iPad, Mac e tutto il resto. Però ci sono ancora delle piccole limitazioni, proprio perché Apple produce tutto in casa. Non capisco il motivo per il quale su iPad ad esempio non sia possibile scaricare Final Cut. Sul Mac c'è, su iPad no. Su iPad c'è LumaFusion c'è anche su Mac. Perché però Final Cut non portarlo anche su iPad? Io un'idea me la sono fatta, perché chiaramente se portano un programma di editing video così potente anche su iPad, i MacBook, poi chi se li compra? E non credo a tutti quelli che dicono che Final Cut non sta su iPad perché altrimenti non girerebbe bene, l'hardware è veramente incredibile. E poi, porca miseria, c'è la USB-C, che bello, grazie Apple che non hai messo il Lightning pure su iPad. La USB-C su iPad permette di leggere i dischi esterni. Apple potrebbe aver deciso di castrare volutamente iPad, quindi a questo punto sinceramente non lo so, ma secondo me credo proprio di sì. Restando nel campo dell'editing video, mi capita spesso di usare il mio iPad anche come secondo schermo da affiancare al mio MacBook, sfruttando la funzione che si chiama Sidecar. Sul Mac tengo aperto Final Cut e su iPad invece tengo tutti i file che mi servono per montare i video, cioè veramente comodissimo. Ovviamente utilizzo iPad anche per gestire il mio canale di offerte Telegram, e se non mi seguite io direi che è il caso di andare in descrizione e cominciare a seguirmi. È super comoda la funzione dello split screen, quindi usare due applicazioni contemporaneamente sul solo schermo. Non capisco per quale motivo Apple non l'abbia ancora introdotta su iPhone. Non ditemi perché lo schermo è piccolo, perché su Android c'è da una vita, è veramente comodissima. Quindi Apple, per favore, sbrigati a portare questa funzione pure su iPhone. Qualche minuto fa vi ho detto che utilizzo iPad per la pre-produzione e per la gestione dei miei video, di tutto il mio carico ormai di lavoro secondario, ma anche per l'intrattenimento. Proprio per questo punto io non posso che spendere parole buonissime per questo prodotto, perché è veramente incredibile. La batteria dura un botto, cioè veramente io mi scordo veramente di caricarlo. Nonostante ciò lo metto in carica sempre ogni paio di giorni, ma c'è sempre la carica residua. Lo metto in carica soltanto perché poi ho paura di non trovarlo carico. Cioè, capite quanto un prodotto che fino a qualche tempo fa ritenevo inutile, ora ho paura di non trovarmelo carico dentro casa. Quindi veramente è un prodotto che mi sta cambiando il modo di affrontare proprio le mie giornate tecnologiche tutti i giorni. E comunque torniamo sulla retta via, non dilunghiamoci troppo, e direi di raccontarvi un po' le mie impressioni per quanto riguarda appunto l'uso multimediale. Vi dico soltanto che ho completamente disinstallato le app dei servizi streaming sul mio iPhone, le tengo soltanto su iPad, non le utilizzo nemmeno più sul Mac. Lo schermo di questo iPad è fuori di testa, cioè non è un OLED, ok, ma chi se ne frega. Secondo me è talmente buono che è impossibile notare la differenza con un OLED finché non li mettete vicino. Chiaro che se guardate dei film con molti toni scuri di sera a luce spenta, si vede che i neri non sono assoluti, non prendiamoci in giro, ma affidatevi se vi dico che questo è uno dei schermi davvero migliori che io abbia mai visto, in grado di soddisfare tutti, fidatevi. Poi anche il comparto audio, cioè mamma mia, i 3 speaker suonano da Dio. Sì, 3 perché sotto una griglia c'è il microfono, non sono 4 speaker. L'audio ti immerge completamente quando ti spari un film o una serie TV. Lo so che dovrei parlare soltanto di iPad, ma concedetemi una piccola deviazione. Se abbinate a questo iPad un paio di AirPods, magari le AirPods Pro, veramente avete trovato la quadratura del cerchio. Abilitate la cancellazione attiva del rumore e l'audio spaziale e addio, il tutto è fuori di testa, ve lo assicuro. Spostate la testa verso sinistra e l'audio sembra arrivare da sinistra, uguale a destra. Ma la cosa più assurda è che se vi mettete spalle allo schermo, direte voi che senso ha mettersi spalle allo schermo? Sì, avete ragione, ma chi se ne frega, provatelo. Se vi mettete spalle allo schermo, l'audio sembra arrivarvi da dietro la testa, è veramente qualcosa di incredibile. Sicuramente una funzione che non fa la differenza, lo so, perché non è una funzione che fa la differenza, ma è veramente uno spettacolo guardare contenuti multimediali su questo schermo con le AirPods nelle orecchie. Cioè io sono veramente rinato da quando ho
questo prodotto e io sono un consumatore accanito di serie TV, film e soprattutto video su YouTube, perché questa funzione dell'audio spaziale funziona pure su YouTube, quindi veramente tanta roba. Posso dirvi che nel complesso è veramente un ottimo prodotto per quanto riguarda schermo, autonomia, prestazioni, fotocamera, va bene per qualunque tipo di persona e di utilizzo. Attenzione però, perché non sto parlando di un prodotto esente da difetti, infatti se dovete fare delle ricerche, navigazione, sarà sempre seccante avere la tastiera che vi si frega metà dello schermo, è comunque molto scomodo navigare online con una piccola parte di schermo se usate tanto la tastiera, quindi io la vedo così. iPad è un po' come Apple Watch, a primo acchito per tanti può sembrare un prodotto inutile, troppo una via di mezzo, e anch'io fino a qualche tempo fa la pensavo proprio come queste persone, ma una volta provato vi dico che è un prodotto con delle potenzialità incredibili che non vengono espresse al 100% così, con l'iPad nudo e crudo come lo vedete. Per sfruttarlo veramente al 100% c'è bisogno di acquistare degli accessori a parte, che potrebbe essere l'Apple Pencil, che potrebbe essere una cover con tastiera, in modo tale da non avere più lo schermo tagliato dalla tastiera digitale di iPad, però ovviamente rimane un prodotto che è impossibile da non consigliarvi perché è veramente completo sotto tutti i punti di vista. Quindi grazie ancora Tripodoshop Shop per avermi inviato questo iPad Air 2020 e per avermi fatto cambiare idea sulla tipologia di prodotto che è. Ovviamente io vi ricordo di andare qua sotto in descrizione e visitare il loro shop, e non so se c'è possibilità di inserire anche un codice sconto personalizzato, vabbè, se c'è il codice sconto lo trovate in descrizione. Io spero che il video vi sia piaciuto, grazie ancora a tutti per averlo visto fino a questo punto, lasciate un mi piace, commento, campanella, iscrizione per supportare il mio lavoro. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!